state vedendo questo video vuol dire che sono stato velocissimo. Perché proprio oggi esce la nuova Scott Patron, la versione della full power di Scott, completamente aggiornata, completamente rivista e con il nuovo motore Bosch Line Performance CX generazione 5 e batteria da 800 Wh. Perché sono stato velocissimo? Perché l'ho ricevuta ieri e oggi esce la bicicletta, quindi ho avuto pochissimo tempo per fare questo video. E infatti questo video non sarà una full review, ma sarà un primo approccio, diciamo una prima sensazione in sella alla nuova Scott Patron. Primissimo approccio in sella alla Scott Patron. Per la prima volta devo dire che nel nuovo corso di Scott salgo su una bici Scott e non ho quella sensazione di essere su una Scott, nel senso, se su tutte le altre salivi e dicevi ok, qui sono su una Scott, la posizione in sella su questa è più tradizionale, è meno Scott feeling, è più una bici, diciamo, di quelle con cui ci si trova subito a proprio agio, perché con quello che dico sempre, con le altre Scott bisogna prenderci un pelo di abitudine proprio sulla posizione in sella. Qui invece mi sembra di stare molto molto comodo fin da subito, molto tranquillo. Allora, questa è una L che per me forse è un po' al limite. Vorrei anche come sempre provare una M per capire esattamente qual è la mia taglia. Io purtroppo sono, come molti di voi, esattamente a metà strada tra una M e una L. Su magari le enduro, le bici un po' più a lunga escursione come proprio questa Scott Patron, cerco di andare su una bicicletta magari un pelo più grande per avere un po' più di stabilità in discesa, ma devo ammettere che adesso mi sento un po' alto sull'anteriore, come al mio solito. Ciao Andre Ziliani, so che tu ci stai ascoltando e riderai in questo momento. Vorrei abbassare un po' il manubrio, ma secondo me invece se andassi a scegliere una M forse non avrei questa sensazione. Un po' a vedere cosa c'è di nuovo sulla Scott Patron. Abbiamo detto motore Bosch Performance Line CX, ma soprattutto è cambiato quello che è le sospensioni, non più 160 ma 150 al posteriore e 150 all'anteriore. Sì, qualcuno di voi dirà c'è anche la versione ST, ovvero quella un po' più cattiva, un po' più tuned, come dice Scott, e ha forcella da 170 mm. Ma per tutti quelli che sono i dettagli delle nuove Scott Patron vi rimando al link qui sotto in descrizione, c'è il nostro articolo sul sito dove vi spieghiamo tutti i dettagli della Scott Patron. Qui di tecnico non c'è moltissimo, però è una salita abbastanza sporca che mi permette di provare un po' la trazione del nuovo Bosch, che sicuramente io adesso sto salendo in IMTB, devo dire che è molto più docile, molto più regolare rispetto al vecchio modello. Ma del motore Bosch nello specifico vi parlo in un altro video e quindi vi rilascio tutto lì. Prima impressione in salita, la Patron è bella bilanciata, quando c'ho da spingere un po' di più non devo andare a muovermi troppo con i pesi, ma sono già messo bene. Adesso qui c'è un pezzo un pelo più tecnico da ripartire, vediamo com'è. E in effetti anche qua mi devo spostare pochissimo in avanti per far lavorare bene la bici. Qua devo dire che la parola bilanciamento, come suggerisce Scott, è proprio quella più azzeccata.
anche cambia la posizione dell'ammortizzatore. Come vedete qua c'è una bellissima cover magnetica e l'ammortizzatore è messo in verticale, mentre nella precedente Patton era messo in orizzontale. Questo per andare ad abbassare il più possibile i pesi verso il basso. Tra l'altro la cover è magnetica, quindi basta fare tac, così si mette a posto, vic. Anche il motore non è più messo verticalmente come la precedente, ma è messo orizzontalmente, tutto per spingere in basso i pesi e in questo modo avere una bicicletta il più bilanciata possibile. La batteria di serie da 800 Wh, ma volendo si può mettere, c'è questa cover molto comoda, anche quella da 600 volendo è opzionale, e poi si va a rimettere la cover così, e il motore qui sotto ha una cover che è super resistente, dice Scott, ed è derivata dal motocross. Allora, io qui sto salendo col track lock tutto aperto, quindi sospensioni tutte aperte. Devo dire che si sale bene, non tende a sedersi troppo la bicicletta, cosa importante, quindi c'è un bel lavoro di sospensioni. Ho messo il sag della sospensione a un 30% circa. Devo dire che nel momento mi trovo bene. Il track lock qui ha due posizioni, se vado a tenerlo mi chiude completamente il posteriore, che è una cosa, sapete, io non amo particolarmente sulle trail bike, come sempre lo dico. Avrei preferito piuttosto che un tutto chiuso un bel trail mode, ovvero un intermedio bello spinto, perché per esempio qua io adesso sto salendo con tutto aperto, ma avere un intermedio che mi permette di essere un pelo più performante in pedalata lo preferirei. Da dire che il track lock agisce solo ed esclusivamente sull'ammortizzatore, mentre la forcella vado a azionarla manualmente qua. Non faccio per nulla fatica a pedalare, anzi devo dire che è una bella pedalata fluida, sintomo che, come ci raccontavano i ragazzi di Scott nella presentazione, proprio l'idea di questa bicicletta era quello di avere il perfetto bilanciamento tra salita e discesa. C'è anche da dire che, essendo una e-bike full power con una batteria da 800 Wh, della completa efficienza in pedalata, della piattaforma in pedalata, mi importa sì, ma fino a un certo punto, perché comunque ho quello che è il motore che mi dà la possibilità di pedalare comunque sempre bene, sempre agile e fare naturalmente molta meno fatica. Rimane comunque una bicicletta full power, parliamo di 24 kg, questa che è la 900, quindi il top di gamma per quello che è il Mondo 150 All Mountain. Ciao. Sì, adesso che l'abbiamo provata un po' in salita, abbiamo visto che sale bene, bella bilanciata, si pedala bene. Andiamo a provarla un po' in discesa. L'anteriore è abbastanza leggero, e soprattutto anche questi bilanci è bella reattiva. Il peso devo dire che è nettamente migliorato rispetto alla vecchia, la gestione dei pesi è molto meglio, ma veramente più equilibrata. La sensazione che avevo all'inizio di essere un po' alta all'anteriore, ma mi sembra un po' passata, anche se sinceramente devo dire che, come tutte le bike full power, secondo me la 36 è un po' sottostimata. Io continuerei a preferire una bella 38 di davanti, comunque una bicicletta un po' più, una forcella un po' più
ciotta, perché comunque mi sembra sempre che l'anteriore sia un po' sottodimensionato rispetto al resto, quindi la ST forse per questi tratti così di discesa potrebbe essere un po' più indicata, mentre per un uso un po' più, diciamo, turistico, anzi sicuramente questa è quella più indicata. Però devo dire che prime impressioni è di una bicicletta che si guida molto facilmente. Se quella vecchia dava l'impressione di essere molto attaccata a terra, super veloce sul rotto, questa invece, benché il peso non sia cambiato più di tanto, mi sembra che risulti nettamente più agile. Ciao! Se bisogna parlare di numeri, angolo di sterzo da 65,8 gradi e angolo di sella da 77,4 gradi, quindi anche qui un bel bilanciamento. La bicicletta, come vedete, il design è rimasto molto simile a quello della versione precedente, però è stato aggiornato. Gli hanno tolto un po' di quell'effetto che dava subito di pesantezza e l'hanno alleggerita, merito anche del design, mentre lo schema di sospensione è rimasto praticamente invariato, molto simile a quello precedente. Però si guida bene, e devo dire che si guida veramente bene. Rispetto alla vecchia è cambiata tantissimo, cioè questa si guida come una all mountain vera e propria, mentre quell'altra era un po' più carro armato da lasciare andare. Questa invece, soprattutto in curva, è veramente tanto più leggera, benché il peso non sia cambiato praticamente per nulla, anzi è abbastanza simile, sì, è sceso forse 1 chilo più o meno, però qua è completamente diversa ripartizione dei pesi, veramente completamente diversa, e si guida veramente come se fosse una bicicletta, ma secondo me di un 4-5 kg più leggera. Adesso vado a fare la mia salita tecnica per eccellenza che faccio con tutte le bike. Oggi sarà anche super sporca, quindi andiamo a vedere come si comporta questa. Vado via in MTB, qua molto bene. Il Bosch devo dire che spinge, perché spinge veramente tanto, si sente, però è nettamente meno. Porca vacca. Adesso vediamo un po' la ripartenza col Bosch. Mamma mia, rispetto al vecchio completamente diverso. Il vecchio lì andava via la ruota per dei giorni, qua invece va via super tranquillo. La sezione bella tecnica, ma devo dire che la bici tanto non devo stare tutto buttato in avanti, anzi il motore non dà strappi brutali come prima, quindi anche su queste cose qui più tutte rotte con i sassi, sporche, non devi più salire in eco per paura di andare a far slittare la posteriore, ma vai su in MTB senza problemi. La bici è veramente bilanciata. Qua tra l'altro l'altro giorno qua era super slippery giù di qua e potrebbe essere il posto ideale per
in ABS, che in effetti l'ho sentito lì. Io ho sentito l'ABS che lavorava, perché è come se fosse andato un po' avanti la ruota mentre frenavo, e mi ha evitato su quelle radici lì bagnate di magari far andare via la ruota. E poi si rilancia molto bene. Però veramente la cosa è che rispetto alla vecchia è diventata un'altra bicicletta, niente da dire, cioè molto più guidabile. Quella di prima era sostanzialmente quasi da guidare come una downhill, se volevi andare forte dovevi veramente guidarla tanto di corpo, perché era attaccata a terra ma si muoveva molto molto poco. Questa invece si muove molto di più, ti permette anche, secondo me, di sbagliare di più. Giusto per farvi capire come mi sto trovando in questo first ride con la nuova Scott Patron, avrei dovuto essere già a casa a editare questo video che state vedendo, ma in realtà sono veramente risalito per fare l'ultimo sentiero, l'ultima discesa, perché mi sto divertendo tantissimo. Bicicletta cambiata completamente rispetto al vecchio modello, molto più giocosa, molto più facile da utilizzare sia ad alte sia a basse velocità. È una all mountain pura, quella di prima invece era un carro armato che schiacciava tutto, questa molto molto più divertente, molto molto più giocosa, e per questo devo dire promossa a pieni voti. Quindi ragazzi, ci sarà sicuramente il long term test di questa nuova Scott Patron. Come al solito 3 consigli finali, ovvero mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui sotto e soprattutto gas aperto. Ciao ragazzi!